Ciao a tutti cari amici, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Oggi vedremo le tendenze energetiche per il mese di maggio per i single e iniziamo con il segno del toro. Andiamo a vedere che tipi di energie saranno disponibili per voi. Come dico sempre ragazzi, le letture sono collettive, sono fatte per un gruppo, quindi è facile che non risuoni tutto. Voi prendete quello che vi serve e lasciate andare il resto all'universo. Se volete potete anche completare il messaggio con l'ascendente, il segno lunare o Venere e sotto nella descrizione del video trovate un link ad un video che vi spiega come unire il significato di più oroscopi. Trovate il link al corso di tarocchi che inizierà a maggio 2023. Trovate il link al video che vi parla di tutta la sezione degli abbonamenti e trovate anche la mia mail nel caso vogliate contattarmi. Cari amici del Toro, partiamo con un asso di bastoni, la temperanza, la regina di bastoni, abbiamo il re di spade e un cavaliere di spade. Devo dire che con questo asso di bastoni al contrario potrebbe essere che qualcuno o eviti di fare un'azione, di muoversi, di fare qualcosa, perché quando l'asso di bastoni è al dritto parla proprio di un'azione, di un inizio, di un'intenzione, che probabilmente inizio maggio ancora voi non sentite. C'è anche poi questa temperanza al contrario, qualche cosa mi dice che dovete un attimino rimettere in equilibrio certe dinamiche all'interno di voi, o potrebbe far riferimento a una sorta di impazienza che potreste vivere, diciamo, verso la metà di maggio. Andiamo poi a vederlo meglio con i mini tarocchi. Abbiamo poi infine una serie di figure e vi dirò che ragazzi, ho come la sensazione che ci saranno varie conoscenze, vari interventi, diciamo così. La regina di bastoni potreste essere voi o potrebbe essere un'altra persona, così come il re. Adesso dipende un po' da come vi vibra l'energia, ok? Però ho la sensazione che ci sia qualche cosa da non redirezionare, ma come se ci fossero delle regole da stabilire nuovamente, perché probabilmente le regole che ci sono all'interno di una conoscenza, piuttosto che le idee che avete di una relazione, potrebbero, diciamo, aver bisogno di una modifica. Andiamo a vedere l'asso di bastoni. Re di spade nuovamente e 2 di coppe. Dunque, il re di spade potrebbe essere una persona, la persona di vostro interesse, una conoscenza, o addirittura una persona che si farà viva agli inizi di maggio, che magari potreste conoscere agli inizi di maggio, ma con la quale non c'è un particolare accordo, un particolare compromesso. Non so perché, ma per qualcuno ho la sensazione che riceverete una buca agli inizi di maggio, come se vi dovessero dare un appuntamento e poi all'ultimo disdicessero, all'ultimo minuto disdicono. Ecco, forse è più facile. Andiamo a vedere la temperanza, perché qui può anche essere che giustamente siete voi che non avete intenzione di scendere a compromessi con questo re di spade. Anche lì, ragazzi, siete in tanti, con tante realtà, diventa difficile dare mm, una sola traduzione per le carte che escono. Allora, la temperanza al contrario è spiegata da un 7 di spade, da un carro e da un 9 di coppe. Ho la sensazione che ci sia qualcuno che qui sia impaziente di arrivare ad un obiettivo, di arrivare da qualche parte, e vi dico così perché c'è il carro, quindi si potrebbe anche trattare magari di un viaggio che state organizzando o che vi hanno detto di organizzare.
C'è qualche cosa qui comunque che parla di movimento, ma c'è anche il 7 di spade, quindi o potrebbero essere proiezioni o è come se vi ci fosse una sorta di volontà di sì, di raggiungere un sogno in fretta, di raggiungere un obiettivo in fretta. Andiamo a vedere la regina di bastoni. Abbiamo un 7 di pentacoli al contrario, di nuovo una carta di impazienza, come la temperanza al contrario. Dopodiché abbiamo il 7 di, scusate, la regina di coppe al contrario. Ho come l'idea che qualcuno tenderà un pochettino a fremere in questo periodo. Ci saranno anche una sorta di alti e bassi emotivi, ragazzi, e questo vi porterà a essere un po' troppo flessibili, magari nei confronti dell'altra persona, nei confronti anche di voi stessi. Andiamo a vedere il re di spade. 4 di spade. Asso di spade al contrario e luna al contrario. Ragazzi, ho la sensazione che quella rigidità che avrete a inizio mese, a fine mese, cambierà, diventerà molto più flessibile. Ma perché con questo 4 di spade e con questa luna è come se vi rendeste conto di alcune paure o di alcune proiezioni che voi buttate o sull'altro o sulla coppia. Sulla coppia in generale, so che è una lettura per single, però nel caso, appunto, diciamo nell'idea che avete di coppia. Voglio andare a vedere ancora una carta per questo cavaliere di spade, 9 di pentacoli. Qualcosa qui ha a che fare con la vostra indipendenza e con il vostro amor proprio. Se fosse che qualcuno ha paura di perdere l'indipendenza con la perché vi dico questo? Perché all'inizio c'è una non volontà di scendere a compromessi e qui c'è la carta dell'indipendenza. Io ho come la sensazione che ci sia qualcuno che da un lato vuole già le cose risolte, vuole già le cose fatte, vorrebbe già o una relazione in equilibrio, piuttosto che vedersi o incontrarsi o viaggiare verso la persona di interesse. Adesso poi, ripeto, dipende dalla situazione di ognuno. C'è una sorta di impazienza a metà maggio per raggiungere quell'obiettivo, ma poi verso fine mese è un po' come se questa sorta di ansia si affievolisse. Questa sorta di impazienza diventa più tollerabile, più calma, perché è come se ci fosse questo lavoro di guarigione. È vero che queste due carte ce le avete al contrario, quindi avete ancora bisogno di parlare, avete bisogno di sì, di far venire a galla qualche cosa e potrebbero essere delle paure, ok? Quindi sì, c'è una sorta di cambio di ritmo, devo dire. Ragazzi, nel caso proprio non abbiate nessuno, sento che questo potrebbe essere come una sorta di promessa che vi farete, il fatto di non scendere più a compromessi, e però in questo caso la regina di bastoni potrebbe essere qualcuno di nuovo, eh? Potrebbe essere una conoscenza nuova. Andiamo a vedere un oracolo per voi, andiamo a vedere che cosa dicono gli oracoli. Quanti? Allora, la gatta commenta. Allora, questa carta è una carta numero 33 e parla di aprire dei cerchi, o meglio, aprire dei cicli in questo caso, ok? Parla di lezioni di vita, parla di protezione e parla anche di rituali.
Quindi se per caso c'è questa non volontà appunto di scendere a compromessi, è un po' come, guardate, a me la mano ricorda anche quando si blocca la persona, quando si dice no, ok, aspetta un attimo. Ed è un po' qui che lo sento. Però devo dire che è una bellissima carta, parla di appunto nuovi cicli che si possono aprire e qui in effetti abbiamo un asso. Poi abbiamo carta numero 14, pace, wow, parla di qualche cosa di importante e di qualche cosa che potrebbe aiutarvi a cambiare, potrebbe aiutare il cambiamento. Poi abbiamo una carta numero 8 e parla di in effetti la temperanza, ragazzi, nei mazzi tradizionali viene rappresentata con un angelo e questa carta vi ricorda, vi dice che siete comunque appoggiati, avete come un supporto divino, siete un po' coccolati, sostenuti da, diciamo, il mondo sottile, ok? Bene, amici del Toro, questo è quello che avevo per voi. Fatemi sapere poi come vi risuona. Se vi è piaciuta la lettura comunque potete mettere like, potete iscrivervi, condividere, commentare, potete lasciare una donazione o abbonarvi. Ogni tipo di supporto per me è importante e di fatto ringrazio le persone che continuano a supportare il canale. Io vi ringrazio di essere stati qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao! Benvenute alle persone della Vergine, anche per voi andiamo a vedere che aria tira nel mese di maggio a livello romantico. Come dico sempre ragazzi, le letture sono generali, sono fatte per un collettivo, quindi è facile che non risuoni tutto. Voi prendete quello che vi serve e lasciate andare il resto all'universo. Se non dovesse risuonare nulla o se volete completare il messaggio, potete sempre ascoltare l'ascendente, il segno lunare o Venere e sotto poi nella descrizione del video trovate il link ad un video, è una guida che vi spiega come unire significato di più oroscopi. Trovate il link al corso di tarocchi che partirà a maggio 2023. Trovate il link al video che vi spiega tutta la sezione degli abbonamenti e trovate anche la mia email nel caso vogliate contattarmi. Allora ragazzi, partiamo con un bel matto al contrario, un 10 di coppe, un 9 di coppe, wow, e un 5 di coppe. Dunque, il matto, quando è al contrario, mi dice che in un certo senso potreste vivere un momento un pochettino impulsivo, un pochettino, diciamo, farvi prendere un po' da magari anche dalle emozioni piuttosto che da qualche tipo di impulso primordiale, proprio sapete gli istinti di sopravvivenza, tipo la paura fa scattare, fa scappare letteralmente, quindi arriviamo al 10 di coppe. Il 10 di coppe è una bellissima carta, è una carta di compimento, è una carta di riuscita, è una carta che parla anche di soddisfazione familiare. Ragazzi, è come se riusciste a... perché poi abbiamo anche un 9 di coppe, che è una carta di grandissima soddisfazione emotiva. Mm? Quindi andiamo a vedere questo matto perché può parlare di una nuova avventura. Difatti, allora, potrebbe essere una nuova avventura a inizio maggio, un nuovo incontro, potrebbe essere una conoscenza, un nuovo inizio, magari anche solo una nuova passione che vi porta a conoscere questa persona, ma ho come la sensazione che appunto sia un'avventura. Fate attenzione perché essendoci 6 di pentacoli al contrario potrebbe essere non proprio in equilibrio come relazione, del tipo che voi date di più di quello che ricevete. Andiamo avanti, vediamo questo 10 di coppe perché nonostante tutto vi sento appagati. Wow, asso di denari e 6 di spade. Probabilmente iniziate ad allontanarvi da certe idee con questo 6 di spade e l'asso di denari è una bellissima carta perché parla di inizi. Guardate, qui avete un compimento e qui avete un inizio e normalmente quando c'è l'asso di pentacoli è un inizio
concreto, è un inizio che può prosperare, che può portare all'abbondanza. Andiamo a vedere questo 9 di denari. No, è un 9 di coppe, scusate. È che non ci sono i simboli. 5 di bastoni, cavaliere di denari, mago e eremita. Ragazzi, questo 9 di coppe, sì, è vero, è una carta che parla di appagamento, è una carta che parla di sogno compiuto, ma vedendo le carte che ci sono sotto, ho come l'idea che sia una carta che in realtà vi metta un po' in allerta da quello che potrebbe essere un'energia un po' stagnante di fine mese. Stagnante nel senso che comunque avete un 5 di bastoni, quindi potrebbero esserci delle, come vi posso dire, delle discussioni, delle questioni di principio. Vi dico, il Cavaliere di Pentacoli c'è nella lettura, c'è una figura, quindi potenzialmente potrebbe essere nell'aria, diciamo così. Non è proprio ancora, perché ovviamente qui all'inizio di maggio non iniziasse un'avventura, è come se questa persona si presentasse alla fine di maggio. Perché ho anche come la sensazione che potrebbe esserci qualche tipo di incontro, in effetti, anche intimo, ma senza troppe complicazioni, senza niente di più. Ecco, mi viene da dire una cosa di questo genere, ma ho anche la sensazione che siete voi a non voler tanto di più, perché in un certo senso state comunque bene così. Però ecco, con questo eremita al contrario e il mago al contrario, sento che dovete un po' elaborare su quello che realmente per voi è quello che vuol dire la soddisfazione personale. Andiamo a vedere anche questo 5 di coppe. Mm. 10 di spade, 10 di bastoni, 7 di spade, regina di spade e 2 di spade. Tante spade che fanno un 5 di coppe. Ragazzi, qui ho come la sensazione che vi dicano di chiudere proprio un ciclo. È come se a maggio foste portati a chiudere un... perché avete 3 volte il 10, 2 assi, uno... scusate, 3, c'è anche il mago. E è un arcano numero 0, quindi è come se nel periodo di maggio si concludesse magari una questione legata al passato, visto che abbiamo un 6 di spade, come se foste pronti a lasciarvi indietro del tutto completamente una persona. E qui è un po' il tagliare tutti quelli che erano i dubbi, le proiezioni, perché comunque avete 2-10, quindi qui termina il ciclo della perdita affettiva, della perdita anche a livello energetico. Se siete persone che si stancano facilmente, per esempio, perché magari sono drenate dagli altri, ecco, sento che a fine maggio imparerete a tagliare quello che vi drena, perché comunque farete un lavoro di, diciamo, di scavo, anche se toglierete solo il primo strato di terra, non andrete tanto a fondo con l'eremita al contrario, ma è già un inizio, è già un passo. E qui con il 7 di spade, ragazzi, fate attenzione perché ci potrebbero essere o proiezioni o proprio delle bugie. Non dico che siano bugie raccontate con l'intenzione di danneggiare l'altra persona, però potrebbe essere semplicemente che l'altra persona o voi, ipotesi, perché non so se questa è la vostra più tendenzialmente è più la vostra. Però appunto potrebbe anche essere quella dell'altra persona. Sta di fatto che c'è qualcuno qui che non è onesto con se stesso e qui lo vediamo, perché è qui che c'è da fare il lavoro. Mm? Quando vi dico che il 9 di coppe da un lato è la carta del sogno compiuto, ma dall'altro anche una carta che indica una sorta di zona di comfort, dove non ci si sposta, di lì non si fa molto, è una carta di ozio fondamentalmente.
Ragazzi, io vi vedo bene. Allora, dipende poi dal tipo di realtà che avete, però se siete in quella fase dove avete la relazione, diciamo, solo per divertimento, senza volervi compromettere, ehm, sento che rinforzerete quel tipo di credenza, perché molte persone stanno bene esattamente così come sono. Se invece siete di quelle persone che non avete nessuno a inizio maggio, vi dico che verso la fine del mese potrebbe arrivare nell'aria, non è una relazione già, però è come fosse una conoscenza, è come se fosse qualcuno che iniziate a vedere per eventualmente chiudere questo ciclo, cioè è come se la conoscenza di questa persona vi desse la possibilità di chiudere quello che avete con il passato, di tagliare quello che non vi serve più, di guardarvi anche in faccia e di tirare giù la maschera. Anche il 2 di spada è il contrario, quindi indica proprio ehm, appunto il fatto che si esca dal dubbio. È come se vi rendeste conto di non aver perso poi tanto, di non aver perso eh, quell'occasione, in quanto magari poi vi rendete conto che non era un'occasione. Andiamo avanti, vediamo un oracolo. Un oracolo per piacere, grazie. Wow, è uscito anche il segno del toro. Carta numero 33, tra l'altro cercate il numero 33, numerologia 33 perché è un numero magico. Parla di aprire cicli fondamentalmente. Qui avete una marea di 1, 0, come vi dicevo già prima, i 10. Parla di riti che possono essere anche riti di iniziazione. Vi ricordo che avete la carta dell'eremita ed è proprio la carta che parla dell'iniziato, dell'iniziazione. E parla quindi anche di lezioni di vita e di semplicità, di prendere la cosa in modo semplice. La carta dell'eremita fa vedere un uomo che si è spogliato di tutto ed è partito da solo, solo con il bastone, la sua esperienza e la sua lampada, per fare questa ricerca interna. Amici della Vergine, si prospetta un periodo con nuovi cicli, nuove avventure, nuove persone che entrano e chiusure di vecchie questioni. Se la lettura vi è servita, insomma, ad orientarvi meglio, potete farmelo sapere con un like, con un'iscrizione, una condivisione, un commento. Se volete sostenere il canale potete lasciare una donazione, potete anche abbonarvi. Ogni tipo di supporto per me è importante e di fatto ringrazio tutte le persone che supportano il canale. Io vi ringrazio di essere stati qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao! E benvenuti agli amici del Capricorno. Andiamo a vedere anche per voi le tendenze energetiche affettive per... c'era una carta girata. Per maggio, ragazzi. Come dico sempre, le letture sono fatte per un collettivo, sono generali, quindi è facile che non risuoni tutto. Prendete quello che vi serve e lasciate andare il resto all'universo. Se non dovesse risuonare nulla o se volete completare il vostro messaggio, potete sempre ascoltare l'ascendente, segno lunare o Venere. Sotto poi nella descrizione del video trovate il link ad un video che spiega come unire il significato di più oroscopi, è proprio una guida. Trovate il link al corso di livello intermedio che inizierà a maggio di tarocchi e trovate il video, mi è volata una carta, adesso la recupero. Trovate il video che vi spiega tutta la sezione degli abbonamenti e trovate anche la mia email nel caso vogliate contattarmi. Allora, qui era un mago. Allora, partiamo con un 10 di spade, la carta del mondo, la carta delle stelle, il mago e la regina di bastoni. Direi che su 4 carte avete 3 arcani maggiori, quindi periodo importante. Devo dire che anche per voi si prospetta un periodo di cambi. Primo perché abbiamo il mondo, secondo perché ci sono appunto un 10, il mondo è un asso, è un mago. Quindi carte di chiusura ciclo e inizio ciclo. Allora, ho la sensazione che con questo 10 di spade qualcuno esca da una relazione
e che letteralmente con la carta del mondo ci potrebbe anche essere un trasferimento, magari anche solo un viaggio per, diciamo così, distendere la testa, uno spostamento, è un compimento comunque, è la chiusura di un ciclo. E vi dirò che, avendo poi anche la stella, sento che qualcuno si sta ponendo dei nuovi obiettivi. E avendo il mago, è come se qualcuno stia cercando di manifestare la persona giusta, la persona corretta. Come se qui ci fosse la fine di certi atteggiamenti. Andiamo a vederlo adesso, andiamo a vedere il 10 di spade per piacere. Il mondo un'altra volta, bellissimo. E l'8 di pentacoli. C'è qualche cosa nella vostra quotidianità che cambierà da maggio in poi, ragazzi. Allora, per qualcuno ha a che fare anche con il lavoro, perché l'8 di pentacoli è la carta che parla del lavoro, magari qualcuno si deve spostare perché avete 2 volte il mondo, potrebbe essere il cambio di lavoro o lo spostarsi per un nuovo, cioè nel senso magari è un lavoro dove vi dovete muovere, come quello del rappresentante per farvi capire. Andiamo a vedere il mondo adesso, però ho proprio la sensazione che ci sia un cambio di ambiente. O un cambio di situazione. Queste le tiro su perché sono troppe. Ragazzi, se doveste fare un viaggio o comunque questo trasferimento, quello che per voi rappresenta il mondo, io vi dico che potrebbe esserci la conoscenza di una persona a metà maggio, circa. Potrebbe essere una persona timida, prudente, lenta, molto calma, però anche molto concreta con questo cavaliere di pentacoli. Vi dico, e quando c'è il re di coppe, insomma, fa ben sperare perché parla di un sentimento maturo. Voi dite, se l'ho appena conosciuto. È la persona che è matura, che è in grado di vivere le emozioni in modo maturo. Forse così è spiegato meglio. Andiamo a vedere la stella. Un altro asso e regina di spade. Ragazzi, ho come l'idea che qua dobbiate, sì, un po' aggiustare il tiro, nel senso essere un po' più flessibili con il tipo di persone che state manifestando o che state attirando. Perché qui c'è un nuovo inizio, c'è il potenziale di un nuovo inizio e vi dirò, potrebbero anche essere due persone diverse queste che entrano nella vostra vita, magari proprio cioè, nell'ambiente lavorativo. Se non è nell'ambiente di lavoro, può anche essere, vi faccio un'ipotesi per farvi capire, che vicino al luogo di lavoro dove siete voi, non lo so, per esempio in pausa pranzo andate in un bar lì vicino e potreste conoscere queste persone in quel bar lì, perché non è proprio sul lavoro, ma è in zona lavoro, ecco, diciamo così. Però potrebbero essere due le persone, e ve lo dico perché c'è comunque questo 5 di spade che parla di confusione mentale. Quindi potrebbe esserci una, ok, queste persone, una magari mi sembra un po' più matura, l'altra mi sembra un po' più concreta, quindi ci potrebbe essere una sorta di dubbio tra queste due, o ci potrebbe, se fosse una persona, e questo fosse l'atteggiamento, l'attitudine della persona, ehm, siete un po' combattuti qua con questo 5 di spade. E in effetti anche la regina di spade al contrario vi dice, sentite, abbassate l'asticella, ok? Perché state puntando troppo in alto. E soprattutto dovete anche dare modo alle persone, non so perché continuo a sentire la parola tempo, cioè dovete darvi tempo, dovete dare anche tempo magari alla conoscenza di crescere. Andiamo a vedere il mago. Sette di bastoni al contrario, 10 di coppe, 10 di denari, al contrario 6 di spade, mago nuovamente e 9 di spade.
qui dovete allontanarvi da certi condizionamenti familiari per riuscire a creare il tipo di relazione che voi volete con gli altri in generale. Vi dico, c'è anche una regina di bastoni alla fine. Può essere che molto di quello che voi pensiate inerente a come deve essere una relazione sia un'idea, diciamo, acquisita nell'infanzia, perché c'è un 6 di spade, da una figura femminile che potrebbe essere la mamma, la zia, una sorella maggiore, una tutrice, qualcuno che involontariamente vi ha, diciamo così, tramandato certe idee che in questo caso sono credenze limitanti, ed è per quello che dovete migliorare il vostro modo di manifestare la vostra anima gemella. E come, perché avere 7 di bastoni al contrario vi dice un po' che siete in una posizione di svantaggio. È come se doveste prima pulire la mente per riuscire a fare questo lavoro di manifestazione. E nel caso invece appunto la persona arrivi già verso metà maggio, queste carte di fine lettura vi vogliono un po' consigliare di sempre pulire le credenze, però appunto di creare un nuovo tipo di equilibrio relazionale. Cioè, non è sempre vero quello che ci dicono. Mettiamoci nelle condizioni di dubitare di quello che ci viene insegnato e poi sperimentiamo qual è la nostra verità con questo mago. Wow, andiamo a vedere un oracolo. Scusate. Carta numero 4. Wow. Ragazzi, qui sì, è la madre, è qualcosa che ha a che fare con la madre, perché anche qui parla di madre terra. Allora, qui parla di madre terra perché in realtà vi dice che se avete bisogno di ricaricare le pile, può essere utile fare grounding, fare esercizi di radicamento, quindi so che adesso fa ancora un po' freschino in realtà, però sarebbe utile come camminare a piedi scalzi sulla terra o anche sedersi per terra, ma non per terra sul cemento, dove c'è proprio la terra fisica, l'erba, o in mezzo ai boschi, per esempio, o comunque prendere contatto con la natura. Un'altra cosa che si può fare, che serve molto, è abbracciare gli alberi, perché gli alberi da un lato puliscono l'energia negativa e dall'altro ci ricaricano con la loro energia, ok? E siccome questa carta parla di un mentore e vedo la stella, quello che mi viene da dire è fidatevi un po' di più del destino, perché comunque il destino è scritto nelle stelle e quando c'è la stella è perché c'è una stella che veglia su di voi. Cari amici del Capricorno, spero che questa persona, insomma, possa veramente darvi la possibilità di, tra virgolette, imparare a conoscervi e a creare un nuovo equilibrio relazionale. Fatemi sapere se la lettura vi è piaciuta, potete mettere like, potete iscrivervi, condividere, commentare, abbonarvi. Ogni tipo di supporto per me è importante e di fatto ringrazio le persone che continuano a supportare il canale. Io vi ringrazio di essere stati qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!